Lezione 1. Sicurezza delle informazioni personali. Mi chiamo John Smith e il numero della mia carta di credito è 41414141. Aspetta. Non dovresti mai condividere i dati della tua carta di credito in questo modo. Hai ragione. Stavo solo testando quanto dovremmo essere attenti con i dati personali. Ottima osservazione. È importante proteggere sempre le nostre informazioni finanziarie. Assolutamente sì. Prima di inserire dati sensibili online, verifico sempre. Intelligente. Meglio prevenire che curare. Esatto. Hai mai avuto problemi di sicurezza online? Per fortuna no, ma per sicurezza resto sempre cauto. Questo è l'approccio migliore. La consapevolezza è fondamentale nel mondo digitale odierno. Lezione 2. Piani per le escursioni. Sì, ho intenzione di esplorare un nuovo sentiero escursionistico nelle vicinanze. Sembra entusiasmante. A quale percorso stai pensando? Ho sentito dire che il Maple Ridge Trail offre viste spettacolari e non è troppo impegnativo. Adoro i bei panorami. Quanto è lungo il sentiero? Il tragitto andata e ritorno è lungo circa 5 miglia, quindi dovrebbe essere fattibile. Perfetto! Mi unisco a voi. Ho bisogno di un po' d'aria fresca e di esercizio. Fantastico! Sarà divertente fare un'escursione insieme. Hai uno spuntino preferito per il sentiero? Di solito porto con me del Trail Mix. È una scelta sana ed energizzante. Ottima idea! Porterò dell'acqua e dei panini per noi. Lezione 3. Acquisto auto. Buono a sapersi. Hai trovato qualche auto che rientrasse nel tuo budget? Sì, l'ho fatto. Ci sono alcune opzioni che sembrano promettenti. Fantastico! Quali caratteristiche cerchi in una nuova auto? Voglio qualcosa che consumi poco e sia affidabile, con buoni livelli di sicurezza. Scelte intelligenti! Questi fattori sono fondamentali quando si acquista un'auto. Esatto! Anch'io preferisco un'auto con abbastanza spazio per i viaggi su strada. Sembra un piano perfetto. Ci sono modelli in particolare che stai tenendo d'occhio? Sto valutando un ibrido. Sono ottimi sia per la guida in città che in autostrada. Ottima idea! Per questi motivi le auto ibride stanno diventando sempre più popolari. Lezione 4. Attività all'aperto. Sono d'accordo. Non vedo l'ora di trascorrere del tempo all'aria aperta e di allenarmi. Sembra fantastico. Quali attività hai in mente? Ho intenzione di fare qualche escursione e magari provare il kayak. Sono entrambi fantastici. Stare nella natura è così rigenerante. Esatto. Adoro come mi schiarisce la mente. E tu? Spero di dedicarmi un po' al giardinaggio e magari fare qualche giro in bicicletta. Sembra fantastico. Il giardinaggio è un'attività davvero terapeutica. Davvero? Inoltre, è gratificante vedere cosa si è coltivato. Immagino. Assicuriamoci di condividere le nostre esperienze all'aria aperta. Lezione 5. Tempo di rilassamento extra.
Minchio. È sempre bello avere un po' di tempo in più per rilassarsi. Assolutamente sì. Aiuta a ricaricare la mente e il corpo. Sì. Hai qualche modo preferito per rilassarti? Adoro leggere un buon libro o fare lunghe passeggiate al parco. Sembrano perfetti. Mi piace ascoltare musica o guardare film. Anche queste sono ottime opzioni. A volte un bel film può essere davvero confortante. Esatto. È bello rifugiarsi per un po' in un altro mondo. D'accordo. Organizziamo presto una serata al cinema. Sembra un'idea fantastica. Porterò gli spuntini. Lezione 6. Produzione teatrale. Nella nostra prossima opera teatrale interpreterò la parte della strega. Sembra entusiasmante. Come hai ottenuto quel ruolo? Ho fatto un provino per puro caso e, sorprendentemente, sono stato scelto. Fantastico. Scommetto che darai un tocco unico al personaggio. Spero di sì. Il ragazzo che interpreta Ansel deve indossare pantaloncini e maglietta, il che è divertente. È divertente. Aggiunge un tocco di spensieratezza alla commedia. Sì. È bello avere un po' di umorismo in una storia che può essere piuttosto cupa. Esatto. Un buon equilibrio tra umorismo e serietà rende la performance coinvolgente. Non vedo l'ora di vedere come andrà a finire sul palco. Lezione 7. Piani per la spesa alimentare. Vuoi andare a fare la spesa oggi? Certo. Cosa dobbiamo comprare? Penso che dovremmo comprare un po' di frutta e verdura fresca, oltre a degli spuntini. Sembra ottimo. Voglio anche comprare gli ingredienti per la cena. Ottima idea! Cosa hai intenzione di cucinare? Stavo pensando di preparare un soffritto. È veloce e salutare. Perfetto! Il soffritto è uno dei miei piatti preferiti. Hai in mente una ricetta specifica? Sì, aggiungerò del pollo e una varietà di verdure colorate. Posso già immaginare quanto sarà delizioso. Facciamo una lista prima di partire. Lezione 8. Considerazioni sui costi. Non sono sicuro del prezzo esatto, ma è piuttosto caro. Questa è sempre una preoccupazione. Hai cercato delle alternative? Sì. Ci sono alcune opzioni più economiche, ma potrebbero non essere di qualità così elevata. Questo è il dilemma, non è vero? A volte vale la pena pagare di più per la durata. Esatto. È importante considerare anche il valore a lungo termine. Certo. Cosa vorresti acquistare nello specifico? Sto pensando a un nuovo portatile per il lavoro. È un investimento significativo. È saggio informarsi attentamente prima di decidere. Certamente. Voglio essere sicuro che soddisfi tutte le mie esigenze senza spendere una fortuna. Lezione 9. Fedeltà al marchio. Di solito scelgo marchi noti che offrono buone garanzie. È una scelta intelligente.
I marchi con una buona reputazione spesso offrono una qualità migliore. Esatto. Una garanzia mi dà tranquillità nel caso in cui qualcosa vada storto. Sì, è sempre meglio essere prudenti, soprattutto con i dispositivi elettronici. Hai un marchio preferito di cui ti fidi? Mi piacciono molto i marchi che puntano sul servizio clienti e sulla qualità. Questo è importante. Un buon supporto può fare un'enorme differenza. Assolutamente sì, è confortante sapere che sono sicuri dei loro prodotti. Lo terrò a mente quando farò il mio prossimo acquisto. Lezione 10. L'entusiasmo del viaggio. Ehi, hai pensato al nostro prossimo viaggio? Assolutamente sì, non vedo l'ora di esplorare un posto nuovo e provare cose nuove. Anch'io. Cosa ti entusiasma di più? Non vedo l'ora di provare la cucina locale e di visitare i siti storici. Sembra fantastico. Adoro immergermi in culture diverse. Sì, è un ottimo modo per ampliare i nostri orizzonti. Hai in mente qualche posto specifico? Voglio visitare il museo d'arte e provare un po' di cibo da strada. Ottima scelta! L'arte e il cibo sono aspetti così importanti della cultura. Non vedo l'ora. Questo viaggio sarà indimenticabile. Lezione 11. Elementi essenziali per la palestra in casa. Li prenderò sicuramente in considerazione. Ci sono altri articoli indispensabili per una palestra in casa? Sì, sicuramente. Un buon set di manubri è essenziale per l'allenamento della forza. Ha senso. E le attrezzature cardio? Per gli allenamenti cardio, una corda per saltare di qualità o una cyclette possono rivelarsi ottime soluzioni. Mi piace. Le corde per saltare sono economiche e facili da riporre. Esatto! In più, sono un ottimo allenamento. Hai spazio per una palestra in casa? Certo. Non vedo l'ora di configurarlo correttamente. Sembra un progetto divertente. Ti sentirai benissimo allenandoti a casa. Non vedo l'ora di iniziare. Lezione 12. Gusti musicali. È affascinante come le persone abbiano gusti musicali diversi. Ad alcuni piace il rock, mentre altri preferiscono il pop. Assolutamente sì! La musica è una scelta molto personale e può suscitare emozioni diverse in ognuno di noi. Vero? Adoro il modo in cui una singola canzone può avere un significato completamente diverso per ogni persona. Esatto! Qual è il tuo genere preferito? Mi piace molto il jazz, ha un ritmo e un'atmosfera davvero unici. Il jazz è meraviglioso. Adoro il ruolo fondamentale che gioca l'improvvisazione. Sì. È come se ogni musicista aggiungesse il proprio tocco personale all'esibizione. Suoni qualche strumento? Io suono un po' la chitarra. E tu? Lezione 13. Spirito competitivo. Giocare a tennis a livello agonistico era intenso. 5 anni dopo il suo ritiro, un intervento chirurgico d'urgenza gli ha salvato la vita.
Sembra una cosa seria. Cos'è successo esattamente? Durante una partita è crollato e si è scoperto che aveva gravi problemi di salute. Wow, deve essere stata un'esperienza scioccante per tutti i soggetti coinvolti. Lo era davvero. Dopo la guarigione, gli ha fatto riconsiderare le sue priorità. Immagino. La salute è importantissima, soprattutto per gli atleti. Esatto. Si rese conto che non sempre vale la pena spingersi oltre i propri limiti. È una lezione preziosa. Dopo è tornato a giocare a tennis. Lo fece, ma con una nuova prospettiva sull'equilibrio tra competizione e salute. Lezione 14. Percezione pubblica. Se fosse stato reso pubblico da una donna, sarebbe stata etichettata come Navratilova. Interessante. Mette in luce i doppi standard nello sport e nella società. Assolutamente. È frustrante vedere come le donne vengano spesso giudicate più duramente. Sì, è fondamentale riconoscere i risultati di tutti gli atleti, indipendentemente dal genere. Esatto. L'attenzione dovrebbe essere rivolta al talento e alla dedizione, non al genere. Sono d'accordo. Questa discussione è nata da un evento specifico? Sì, si trattava di un recente incidente che aveva coinvolto un atleta. Ha senso. È fondamentale affrontare apertamente questi problemi. Certamente. Conversazioni come questa possono innescare un cambiamento nella percezione pubblica. Lezione 15. Nozioni fondamentali sul networking. Consiglio vivamente di fare networking e di rimanere aggiornati sulle tendenze del settore. Ottimo consiglio. Il networking può davvero aprire le porte a nuove opportunità. Esatto. Incontrare nuove persone può portare a collaborazioni e partnership. Sì, ho scoperto che partecipare agli eventi del settore è un ottimo modo per entrare in contatto. Assolutamente sì. Inoltre, impari dalle esperienze degli altri. Giusto. È importante condividere conoscenze e approfondimenti. A quali eventi partecipi di solito? Cerco di partecipare a workshop e conferenze inerenti al mio campo. Molto intelligente. Sto cercando anche io qualche evento a cui partecipare. Teniamo gli occhi aperti insieme. È sempre meglio in compagnia. Lezione 16. Servizi di assistenza domiciliare. Esistono organizzazioni che forniscono assistenza domiciliare a chi ne ha bisogno. Fantastico. È davvero importante supportare le persone che hanno bisogno di un aiuto extra. Assolutamente sì. Questi servizi possono fare un'enorme differenza nella vita di qualcuno. Sì, permette loro di mantenere la propria indipendenza mentre ricevono assistenza. Esatto. Hai mai preso in considerazione questo tipo di servizi? Sì, penso che sia essenziale sapere quali opzioni sono disponibili. Certo. È confortante sapere che l'aiuto è accessibile quando necessario. Certamente, credo che tutti meritino di sentirsi supportati e accuditi. Sono pienamente d'accordo. È un aspetto fondamentale del benessere della comunità. Lezione 17. Umorismo culturale.
Molte persone provenienti da altri paesi vengono qui e non capiscono la nostra comicità. È vero, l'umorismo può essere così culturalmente specifico. Esatto. Ciò che è divertente per una persona potrebbe non piacere a un'altra. Sì, ho notato che alcune battute si basano molto su riferimenti culturali. Certo. Può essere difficile per i principianti apprezzare appieno l'umorismo. Penso che sia importante che i comici siano consapevoli del loro pubblico. Assolutamente sì. Possono adattare il loro materiale per renderlo più inclusivo. Ottima osservazione. L'umorismo ha il potere di unire le persone. Esatto. È un linguaggio universale che può abbattere le barriere. Lezione 18. Insegnamento empatico. Le restituì parte della vista e da allora capì cosa significasse essere ciechi. Deve essere stata un'esperienza profonda per lei. Assolutamente. Probabilmente ha cambiato la sua prospettiva sull'insegnamento. Posso immaginare. Averlo vissuto la rende più empatica. Sì. È diventata un'insegnante comprensiva, che capiva le difficoltà dei suoi studenti. È davvero stimolante. Gli insegnanti con esperienze personali possono avere un impatto profondo sugli studenti. Esatto. Li aiuta a creare un ambiente di apprendimento favorevole. Ammiro gli insegnanti che si impegnano al massimo per i loro studenti. Anch'io. Fanno davvero la differenza nel dare forma alle vite. Lezione 19. Shopping nei negozi di articoli per l'outdoor. Di solito vado in un negozio di articoli per attività all'aperto qui vicino, hanno un'ampia scelta. Fantastico! Che tipo di articoli offrono? Hanno di tutto, dall'attrezzatura da campeggio a quella da escursionismo. Perfetto! Sto cercando degli scarponi da trekking nuovi. Hanno sempre marche affidabili, quindi troverai sicuramente qualcosa di buono. È rassicurante. Voglio qualcosa di resistente per i sentieri accidentati. Certamente. È fondamentale avere un'attrezzatura di qualità quando si è nella natura. Sono d'accordo. Un buon paio di stivali può fare un'enorme differenza. Organizziamo insieme una visita al negozio. Lezione 20. Riflettere sui cambiamenti. Con l'Iran e la fine del mio matrimonio, ho dovuto affrontare il mio dolore più profondo. Sembra davvero difficile. Come stai affrontando la situazione? Non è stato facile, ma sto lentamente trovando il modo di guarire. Immagino. È importante prendersi del tempo per elaborare tutto. Sì. Scrivere mi ha aiutato a riflettere sui miei sentimenti. È un ottimo sfogo. L'hai trovato terapeutico? Assolutamente sì. Mi permette di esprimere emozioni che altrimenti potrei reprimere. Penso che sia un modo sano di affrontare la questione. Hai il sostegno di amici o familiari? Sì, sono grato per il loro supporto in questo periodo difficile. Lezione 21. Definizione degli obiettivi. Mi pongo piccoli obiettivi e mi premio con dolcetti non alimentari quando li raggiungo. È un approccio fantastico. Mantiene alta la motivazione senza compromettere la salute.
Esatto. Trovo che celebrare le piccole vittorie faccia una grande differenza. Assolutamente sì. È importante riconoscere i progressi, non importa quanto piccoli. Sì. Che tipo di premi scegli di solito? Mi piace comprarmi un nuovo libro o godermi una giornata alla spa. Sembrano adorabili. Prendersi cura di sé è essenziale. Certamente. Mi aiuta a rimanere concentrato e motivato per raggiungere il mio prossimo obiettivo. Potrei adottare anch'io questa strategia, sembra efficace. Lezione 22. Conversazioni colorate. Il mio secondo colore preferito è il blu. Interessante. Il blu è un colore così rilassante. Assolutamente. Alcune cose sono blu, come il cielo e l'acqua. Sì, è incredibile come questi elementi naturali influenzino i nostri sentimenti. Davvero. Hai una tonalità di blu preferita? Adoro il blu cielo, è così rinfrescante e rinvigorente. Che bella scelta! Io preferisco il blue navy, è un colore sofisticato. Il blu navy è di classe. Si abbina bene a tanti altri colori. Esatto. E tu? Che colori ti piace indossare? Lezione 23. Opportunità di carriera. C'è un'ampia gamma di settori in cui lavorare. È vero, i project manager sono richiesti ormai in quasi tutti i settori. Sì. Le loro competenze sono preziose per portare avanti i progetti. Esatto. Ultimamente ho notato una crescente richiesta. Hai mai pensato di intraprendere una carriera nella gestione di progetti? Sì, sembra un ruolo appagante e di grande responsabilità. Certamente. Inoltre, avrai la possibilità di lavorare con team diversificati. Sembra entusiasmante. La collaborazione è uno degli aspetti del mio lavoro che preferisco. Anche io. È incredibile cosa si può ottenere quando le persone si uniscono. Lezione 24. Cucinare il pad thai. Ho sempre voluto provare a preparare il pad thai. Qualche consiglio per i principianti? Assolutamente sì. Inizia con gli ingredienti giusti, le verdure fresche fanno la differenza. Ottimo consiglio. Quali verdure mi consigli? Per un effetto croccante, consiglio di usare germogli di soia, cipollotti e carote. Sembra delizioso. Pensi che dovrei usare il tofu o i gamberetti? Entrambe sono ottime opzioni. Dipende dalle tue preferenze. Penso che opterò per i gamberetti, adoro i frutti di mare. Scelta perfetta. Fai solo attenzione a non cuocerlo troppo. Lo terrò a mente. Non vedo l'ora di provarlo. Lezione 25. Influenza culturale. Molte persone vivono lontano dalla loro patria. Sì, e questo esodo dall'Irlanda ha contribuito a diffondere la cultura musicale irlandese. È affascinante come la musica possa viaggiare e influenzare altre culture.
Assolutamente sì, è un modo meraviglioso per mantenere vive le tradizioni. Hai mai ascoltato la musica tradizionale irlandese? Sì, è così vivace e pieno di emozioni. Sono d'accordo. Cattura davvero lo spirito della cultura. Suoni qualche strumento irlandese o conosci qualcuno che lo fa? Io no, ma mi piacerebbe molto imparare a suonare il flauto dolce un giorno. Lezione 26. Eventi familiari. Per un figlio, Alexei, questo evento avrebbe dovuto rendere molto felice tutta la famiglia. Cosa è successo durante questo evento? Si è rivelato molto diverso dal previsto. Oh no, sembra intrigante. Cosa è andato storto? Ci sono state complicazioni inaspettate che hanno causato stress a tutti. Che peccato! Le riunioni di famiglia possono essere così imprevedibili. Sì, ma penso che alla fine li abbia avvicinati. A volte le sfide possono rafforzare i legami familiari. Esatto. Dipende tutto da come gestisci la situazione. Lezione 27. Confronto dei prezzi. Sì, è un ottimo modo per risparmiare. Confronti i prezzi per trovare le offerte migliori? Assolutamente sì. Prima di acquistare, controllo sempre più negozi. Questa è una mossa intelligente. Può davvero aiutarti a rimanere nei limiti del budget. Esatto. Inoltre, non si sa mai quando potresti trovare un'offerta migliore. Hai delle app preferite per confrontare i prezzi? Mi piace usare le app che mostrano sconti e recensioni. Sono davvero utili. Sembrano utili. Dovrò provarli la prossima volta che vado a fare la spesa. Assolutamente sì. Oggigiorno è tutta una questione di saper fare acquisti consapevolmente. Sono d'accordo. Risparmiare è fantastico, soprattutto sugli acquisti più grandi. Lezione 28. Ubicazione dell'ospedale. Lo Shoreditch Hospital è situato su uno splendido appezzamento di terreno. Sembra delizioso. Cosa c'è lì intorno? Da una parte c'è una valle e dall'altra un campo da golf. Wow! Questo deve essere un ambiente piacevole per i pazienti. Sì. Una vista panoramica può davvero risollevare il morale. Pensi che ciò influisca sul processo di guarigione? Assolutamente sì. Un ambiente sereno può favorire il rilassamento e il recupero. Sono d'accordo. È importante che gli ospedali tengano conto dell'ambiente circostante. Fa davvero la differenza nell'esperienza complessiva dei pazienti e delle loro famiglie. Lezione 29. Suoni della natura. Un uccello canta in lontananza e, man mano che ascolti, il suono si fa più vicino. Sembra meraviglioso. Adoro i suoni della natura. Anch'io. È così rilassante sentire il canto degli uccelli. Esatto. Crea un'atmosfera tranquilla. Che tipo di uccelli ti piacciono? Mi piace ascoltare i pettirossi, i loro canti sono così allegri. I pettirossi sono adorabili.
Mi piace anche sentire i passeri, hanno un cinguettio davvero unico. Sì. Ogni uccello ha la sua personalità, riflessa nel suo canto. È affascinante come la natura comunichi in così tanti modi. Assolutamente sì. Ci ricorda di apprezzare il mondo che ci circonda. Lezione 30. Suggerimenti per l'organizzazione. Certamente. Inoltre, etichetto tutto così non dimentico nulla. È un sistema fantastico. Le etichette possono farti risparmiare un sacco di tempo. Esatto. Mi aiuta a rimanere organizzato e a trovare le cose facilmente. Dovrei iniziare a farlo anch'io. A volte perdo le cose. È molto utile, soprattutto nelle famiglie molto impegnate. Di solito cosa etichetti? Etichetto i contenitori, i raccoglitori e perfino gli oggetti che tengo in dispensa. Che idea intelligente! Mi piace l'idea di etichettare gli articoli della dispensa per averli facilmente a portata di mano. Cucinare diventa molto più semplice quando puoi trovare tutto velocemente. Lezione 31. Riflessione storica. E allora, miei cari americani, dobbiamo essere forti perché c'è ancora molto da fare. Sembra un'affermazione potente. Da dove viene? Fa parte di un discorso che sottolinea l'unità e la resilienza. Questi temi sono sempre attuali, soprattutto nei momenti difficili. Esatto. È un promemoria che insieme possiamo superare gli ostacoli. Sì, la storia ci ha dimostrato che lo sforzo collettivo può portare a grandi cambiamenti. Giusto. È importante riflettere sul nostro passato per orientare il nostro futuro. Assolutamente sì. Una leadership forte e il supporto della comunità sono essenziali. Teniamo a mente queste lezioni mentre affrontiamo le nostre sfide. Lezione 32. Segnali delle stazioni. Ho appena visto il cartello della stazione. Fantastico! Buono a sapersi. Quanto tempo ci vuole per arrivare da qui? A piedi, il percorso dura circa 10 minuti, a seconda del ritmo. Non è male. Mi piace molto il fatto che possiamo camminare invece di prendere l'autobus. Esatto. È bello prendere un po' d'aria fresca mentre si va alla stazione. Pensi che avremo abbastanza tempo per prendere un caffè prima che arrivi il treno? Credo di sì. C'è un bar proprio vicino all'ingresso. Perfetto! Un caffè ci aiuterebbe davvero a svegliarci. Assolutamente sì. Inoltre, è un bel modo per iniziare il viaggio. Lezione 33. Viaggiare comodamente. Basta indossare scarpe comode e portare la crema solare. Ah, e un cappello potrebbe tornare utile. Ottimo consiglio! Dimentico sempre la protezione solare quando esco. È facile trascurarlo, ma è molto importante, soprattutto quando si è al sole. Assolutamente! Mi è già capitato di scottarmi perché non l'ho applicato. Anch'io. Anche un cappello può davvero aiutare a proteggere il viso. Sì, ho un cappello a tesa larga che adoro indossare quando esco.
Sembra perfetto. Ed è anche elegante. Grazie. Mi sento sempre più preparato quando ho l'attrezzatura giusta. Esatto. La preparazione rende le gite molto più piacevoli. Lezione 34. Sfide mitiche. Sarebbero costretti a combattere tra loro con qualche arma. Davvero intenso. Qual è stata la ragione dietro una sfida del genere? La gente credeva che gli dei avrebbero aiutato il vincitore. Wow! Questa sì che è una convinzione. Deve aver aggiunto un bel po' di pressione. Certamente. Immagina di pensare che il tuo destino dipenda dall'intervento divino. Sembra allo stesso tempo emozionante e terrificante. C'erano dei rituali coinvolti? Sì, prima delle battaglie si tenevano elaborate cerimonie per onorare gli dei. È affascinante. Dimostra quanto profondamente possano essere intrecciate fede e cultura. Esatto. Queste storie spesso riflettono i valori della società dell'epoca. Lezione 35. Apprendimento online. Penso che la prossima volta ci proverò. Quale sito web mi consigli? Ho avuto molto successo con alcune piattaforme. Coursera è una delle mie preferite. È una scelta popolare. Ho sentito dire che offrono corsi delle migliori università. Sì, puoi imparare da professionisti di vari settori, il che è fantastico. Sembra perfetto. Hai in mente qualche corso specifico? Sto valutando il marketing digitale. È una competenza molto preziosa al giorno d'oggi. Ottima idea. Il marketing è in continua evoluzione. Esatto. Rimanere aggiornati è fondamentale nel mercato del lavoro odierno. Lo proverò sicuramente. Grazie per la raccomandazione.